quando hai fretta e la mattina inizia così. Buongiorno a tutti, oggi direzione Grizzano Morandi sull'Appennino bolognese con destinazione Rocchetta Mattei. Dovevamo partire alle 8:30, ma siamo un po' in ritardo, fiduciosi che in montagna non ci fosse traffico. In realtà basta un camion. Ah, e se qualche sponsor volesse regalare qualche sabato in più, si può aggiungere qualche meta. Come mai oggi abbiamo deciso di venire qui? Perché un mio amico mi ha consigliato di visitare questo castello che dicono essere uno dei più belli del nord Italia, ed ovviamente a Bologna, terra natia. Svolta a destra e prendi via Rocchetta, poi la tua destinazione si troverà sulla destra. Arrivati al castello, costruito dal conte Mattei nel 1850. Ci aspetta la guida. Siamo all'esterno del castello, costruito dal conte Mattei, inventore dell'elettroomeopatia. Curava la gente con l'omeopatia carica di elettricità. Adesso il prezzo del biglietto è 10 euro a testa, ma un tempo era questo. Guardate che meraviglia! Il castello dove nulla è ciò che sembra. Questo ponte che sembra di legno, in realtà è cemento. Qua nasceva una cascata artificiale che accoglieva gli ospiti all'ingresso. Proseguiamo. Anche in questo caso è una replica fedelissima. Tutte queste colonne in realtà sono incompensato, è tutto finto, niente è come sembra. Il soffitto invece è in stoffa. Come vi dicevo, era lo studio del Mattei e dalla parte alle mie spalle era presente una sorta di lettino in cui Mattei visitava i propri pazienti, mentre dalla parte in cui siete voi era quello che si potrebbe definire oggi ambulatorio, in cui Mattei riceveva i propri pazienti. È di una tecnica artistica molto più comune che sono sicura che tutti voi da bambini abbiate utilizzato, ovvero la cartapesta. Sono fogli di giornale compressate tra di loro e modellati a forma di piramide ovviamente e attaccati al soffitto semplicemente.
Fine della visita, bellissimo e particolarissimo. A pochi chilometri dalla Rocchetta Mattei c'è il santuario di Montovolo medievale. La tua destinazione si trova sulla Andiamo a sinistra. vedere. Il santuario di Campovolo, sulle colline bolognesi. Un posto immerso nella pace. Fine di questa bellissima gita. Ringraziamo il mio amico Luca che ci ha consigliato questa meta e adesso andiamo a mangiare a Riola, dove prenderò un'ottima cotoletta alla bolognese, spero. Ciao! Finalmente la cotoletta alla bolognese. Se vi piace iscrivetevi.